Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet e questo è un unboxing di Casa Tre Sfere. Vi avevo già avvisato che ne sarebbe arrivato un altro, quindi ragazze non ci arrabbiamo, anzi è un'occasione in più per vedere che cosa ho pensato di integrare in modo da prendere anche ispirazioni per il futuro. Intanto mi sono munita nuovamente della Chic, la Bordeaux, come vedete panna Bordeaux. Mi piace tantissimo striata così. Ci ho già realizzato qualcosina che avete visto le babbucce, avete visto i guanti senza dita e ne ho anche realizzata una versione calzino. Mi dite se la volete vedere, perché se la volete vedere ve la pubblico, ma questa mi serve per un progetto un po' più sfizioso che vedrete a breve. Poi ho voluto testare la Colora 500, un gomitolo immenso che mi è arrivato, infatti il pacco era gigante e il gomitolo veramente ragazzi è di dimensioni importanti, sono 500 grammi, è un 100% acrilico, 1500 metri, quindi una buonissima resa. Vi faccio vedere il bagno perché il colore è un bluette. Vi ricordo con l'occasione che quello che voi vedete in camera in questo momento è esattamente quello che vedo io, quindi il colore è super fedele. Morbidissimo, un progetto importante e vi chiedo, secondo voi che cosa ci realizzo con 500 grammi di questo filato? Scrivetemelo nei commenti. Un'altra cosa che mi ha incuriosito tanto, questo verde. Voi che mi seguite ormai lo sapete che sono una fanatica del verde, mi piace tantissimo, ma mi piacciono anche i filati sottili, ma mi piacciono anche le sfumature e questo Like Mohair comprende esattamente tutto quello che mi interessa. Potevo lasciarlo là? Assolutamente no. Ed eccomi qui con qualche gomitolino anche di questo prezioso filato, che non è mohair, vedete, perché è un mix di acrilico e poliestere, ma che al tatto vi posso assicurare che lo ricorda molto. Ho lavorato altri progetti con mohair 100% e vi posso assicurare che lui non ha nulla da invidiare. Anche qui vi chiedo cosa ci realizzereste voi? Avete mai provato questo filato? Me lo scrivete nei commenti che ci scambiamo un po' di opinioni e trucchetti. E poi un'altra curiosità che mi devo togliere, questo Royal di cui ho sentito parlare, l'ho visto in vari progetti, mi piace molto il grado di sfumatura. La Lara Royale Batik Lamé si contraddistingue perché ha anche dei mini glitter, vedete, importanti perché danno una buona lucidità, devo dire, al prodotto, ma che non si sentono al tatto. Il filato resta molto sottile, vedete 100 grammi sviluppano 550 metri, quindi ragazze c'è una resa eccezionale e anche questo è una cosa che mi ha incuriosita molto. Ho voluto andare oltre la mia comfort zone prendendo questo blu, questi colori freddi, voglio vedere un po' dove mi porta la mia fantasia, fatemi sapere se vi piacciono. E dulcis in fondo ho reintegrato l'Elodie. Voi avete già visto sicuramente il cardigan che è uscito, avete visto il set unisex di sciarpa con cappello, ma mi è venuta in mente un'altra idea. E siccome ormai conosco questo filo e mi è piaciuto tanto, ho deciso di riprendere il mix beige perché ci voglio realizzare un qualcosa di un po' più importante. A voi la parola, secondo voi che cosa ci andrò a realizzare? Tenete presente che anche l'Elodie ha una resa più che eccellente, quindi ragazzi parliamo di tantissimi metri di filato in 5 gomitoli. Quindi l'idea è di realizzare, almeno per quanto mi riguarda, un progetto importante che spero vi piacerà, però me lo saprete dire al momento giusto. Ed ecco qua tutta la nostra mercanzia. Sono molto contenta di aver spaziato un po' con i colori questa volta perché questi blu voi sapete che sono un po' lontani dalla mia comfort zone, dai miei colori del cuore, ma i progetti che ho in mente richiedono che io esca un po' dalla mia comfort zone. Spero vi piaceranno e spero che vi sia piaciuto questo unboxing. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come ripeto, e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video.